Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale e se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Condividi il canale nei tuoi social in modo tale da crescere sempre di più e regalami un bel pollice in su. Scrivimi un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Benissimo, come da copertina e come da video possiamo vedere che ho comprato Rackham. Rackham, che è una rivista che io compravo tanti anni fa, anzi la comprava più che altro mia madre, ed è una rivista ricamo, uncinetto, maglia e punto croce. E siccome io il ricamo sto iniziando a ricamare, quindi ho comprato Rackham per farvelo vedere. È un mensile, costa 5,90, lo trovi nei centri commerciali, nelle edicole, e questo è il numero di ottobre. Andiamo a sfogliarlo insieme. Comunque questo mese in regalo c'è anche l'uncinetto di Joe. Questo è un bimestrale e costa 6,90 e non l'avevo mai visto. Anche questo parla più che altro di uncinetto, ecco. A me piacerebbe imparare anche l'uncinetto, però sono in fissa con il ricamo. Poi passerò magari all'uncinetto, adesso vediamo, però il ricamo mi piace veramente molto. Questo è il sommario, tutto quello che troviamo all'interno. Tra l'altro ti puoi anche abbonare e costa 45,90 invece che 59 e riceverai 10 numeri, quindi se vuoi abbonarti puoi andare qui e ci sono tutti i recapiti comunque qua. Allora iniziamo con lo speciale lenzuola, quindi le lenzuola ricamate. Tra l'altro a me è piaciuto molto questo ricamo del fiocco, il fiocco, che mi piacerebbe ricreare in una maglia. Però vediamo che anche questi sono veramente molto carini e fare le lenzuola sarebbe carino, farti vedere come si fanno le lenzuola dal punto di vista del cucito e come ricamarle. Come possiamo vedere sono bellissime, vabbè, queste sono meravigliose, io non sono in grado non sono proprio in grado di fare questi ricami, non sono ancora in grado, però comunque sono veramente stupendi, io li adoro. Guardate che meraviglia. Tra l'altro qui c'è anche il punto festone, cioè una scuola di ricamo dove ti fa vedere passo passo come realizzare il punto festone, e qua ci sono tutte le cosa serve, insomma, per aiutarci a creare, a realizzare questo bellissimo ricamo che vedi qua. Ed eccolo qui, quello che piace a me è questo qui, che è bellissimo, questo con il fiocco e fiori, veramente bellissimo. Qua ci sono tutte le spiegazioni, come puoi vedere. Quali punto? Ah, qua ci è spiegato anche quali punti devi utilizzare, vedi? Le misure del lenzuolo, quali punti e qua come si fa, quindi tutta la creazione del ricamo. Questo invece rimane più delicato, tono su tono. Non so se lo vedi da vicino, è veramente molto molto carino anche questo, molto molto carino e delicato. E lo vediamo anche qui, qua c'è scritto cosa serve, quali punti e il cartamodello, cioè anche il cartamodello per le federe, igiene delle mani, affinate, sì sì, c'è anche il cartamodello, è molto bellino. Guardiamo questa, che bella, le federe ricamate con una bellissima farfalla e i fiori, motivo floreale in cui spicca in volo una falena. Ah no, è una falena, vabbè, sempre della farfalla è. E qua ci sono spiegati tutti i passaggi per il ricamo, quindi qua ci spiega cosa serve, misure, quali punti e come si fa, tutte le spiegazioni di come si fa. Qua accessori, qua abbiamo accessori per la casa, questa bellissima tovaglia meravigliosa. Beh, per ricamarla ci vorranno 4 anni, almeno con la mia lentezza, ed è stata realizzata per appunto croce, questa, la tovaglia con le calle, veramente bellissima, bellissima anche i colori che sono stati utilizzati veramente sapientemente. Qua c'è cosa serve, le misure, quali punti, il cartamodello, veramente bellissimo, molto molto bello. Qua si vede che appunto croce, il punto a croce l'ho fatto per tanti anni. E questa è bellissima, mamma mia, a me piacciono tantissimo. Io ne ho di queste tovagliette, però fatte da mie zie, così, insomma, eredittate, ma non lo so se riuscirò mai a realizzarle.
è ricamato in giallo pallido, come puoi vedere, quindi un po' non è bianco su bianco, ecco. Il giallo è molto bello, mi piace molto il giallo come colore, e con il legno scuro guarda come sta bene, perfettamente bene, bellissimo. Punto cordoncino e i festoni con barrette, quindi punto cordoncino. E qua ci dice cosa serve, le misure, quali punti, il cartamodello, quindi come si fa. Il cartamodello è nei disegni dei fogli allegati, e qua ci indica come fare col punto festone i pipiolini, quindi anche qui abbiamo un bello scuola di ricamo. Per me che sto iniziando a ricamare è molto utile. 140 intaglio, bello anche questo. A me l'intaglio piace moltissimo anche per i vestiti. Io ho sempre desiderato potermi ricamare un abito, per esempio, dove praticamente l'orlo fatto in questo modo, ovviamente con un tessuto che è tipo di cotone, ovviamente. Ricamo a intaglio questo, Tra l'altro anche qui, come puoi vedere, c'è un'altra scuola di cucito, scuola di ricamo. A me viene scuola di cucito sempre, ma scuola di ricamo, scuola punto festone. Come vedi come è spiegato. E cosa serve? Le misure, quali punti, come si fa, e il cartamodello stesso in allegato, poi andiamo a vedere. Stupendo, stupendo veramente. Cuscini con i fiori. Ecco, questa è una cosa che possiamo realizzare insieme, perché volevo farti vedere un'altra tecnica su come cucire i cuscini. A quel punto possiamo anche fare un ricamino, questo è molto bellini, per una veranda, per un giardinetto. Ecco qua. Qua il punto erba doppio e il punto erba corda. Ecco, questi li devo imparare. Il punto erba l'ho imparato l'altro giorno, però questo è più complicato rispetto a quello che so fare io, perché è un punto erba doppio, devo imparare, perché serve per fare il punto erba tutti questi decorazioni qua, gli steli, ecco. Qua lo stesso cosa serve, misure, quali punti e tutta la spiegazione di come si realizza. Questi ricami non mi fanno impazzire, però l'idea del cuscino col ricame è molto carino, quindi in ogni caso magari potremmo fare il fiocco, invece di il fiocco che c'era precedentemente si può fare anche in un cuscino, volendo. E qua abbiamo gli asciugamani, sempre a punto croce, qua c'è il disegno, eccolo qua, e qua abbiamo, vedi tutte le spiegazioni all'interno. Guarda che meraviglia, mamma mia, mi piace troppo questo, troppo, una meraviglia. Qua abbiamo tutto il ricamo, come puoi vedere all'interno. Io lo toglierei, però ho paura di rovinare, lo vorrei far vedere. Quindi dentro abbiamo tutto. Il fiocco che piace a me è da aumentare di grandezza. Ok, qua abbiamo invece come si fa, vedi, quindi c'è anche una scuola di ricamo molto utile. Scuola di ricamo, cosa serve, le misure e quali punti. Anche questo mi piace moltissimo, molto molto molto. Questo ricamo qui lo puoi vedere, questo per esempio è bellissimo realizzarlo anche in una stola, cioè non essenzialmente questi punti e questi ricami possono essere secondo me utilizzati per il cucito creativo, ma anche per il cucito sartoriale secondo me. Quindi qua c'è tutta la scuola, qua ci spiega il punto oramendo e qui scuola orlo a giorno. Fantastico, è proprio adatto a me perché comunque così ho tutta la scuola, un po' come quando ho iniziato a cucire, che c'erano degli allegati, delle piccole parti dove insegnavano a cucire. Anche in questo caso, come puoi vedere, ci sono tante, ecco, le fascette scambiate doppie, il gigliuccio, che belline, punto a quadro, bello il punto a quadro, fascette hanno dato oblique doppie. Poi qua abbiamo punto a quadro su 2 misure, punto a quadro con punti piatti passati. L'orlo a giorno è il tipo più semplice e comune di lavoro su sfilature e si esegue con l'ago da ricamo. Bello. Questo invece è il ricamo norvegese. Che meraviglia. Andiamo a vederlo subito insieme. Mix elegante, tradizione fili contati per una casa di stile. Anche questi sono molto belli. Questi, di qua dice che questo tipo di ricamo risale a ricami indiani e egiziani. Fantastico. Qua è cosa serve, misure, quali punti, quindi set da comodino addirittura questo, per il comò e i suoi comodini. Fantastico.
Il bianco è molto delicato, ma se volete usare con un colore più adatto alla vostra casa potete farlo, beh certo. Ovviamente qua c'è tutta la spiegazione. Chiaramente questo necessita di utilizzare un tessuto che è quadrettato, e questo secondo me è, se sai fare il punto croce, non dovrebbe essere difficile. E qua ci sono tutti gli schemi. Questo invece è lo schema per il centino rettangolare. Qua ci sono i sottobicchieri fantastici, una meraviglia, centrini. E qua ci sono tutti gli schemi, come puoi vedere. E qua Halloween, Halloween, Halloween. E qua abbiamo punto croce. Qua cosa serve, le misure, quali punti per il ricamo. Qua ci dice anche quali colori sono stati utilizzati della DMC. Qua abbiamo tutto il punto croce e qua abbiamo dolcetto e scherzetto, quindi fare delle piccole belline, delle piccole sacchettini dove si mettono i dolci. Anche qua come serve, le misure, quali punti. Ecco, per le borse c'è il cartamodello, cioè la realizzazione, ovviamente semplicissima perché non è una rivista di cucito. E qua abbiamo tutto il punto a croce. Ordina il tuo kit da paura. Ah, ecco, vedi, cannetta. Ah, qua puoi ordinare, vabbè. Qua abbiamo a testa in giù, oh che amore, questo è l'uncinetto, che bellini, io li adoro, mi piacciono troppo. Ci sono persone che hanno paura perché hanno in effetti queste ali che fanno un po' impressione, però sono un amore. I pipistrelli. Qua dice che è facile, io non lo so se riuscirei a farlo. Cosa serve, misure e quali punti. E qua è il fantasmino. A me viene in mente fare giochini per i gatti. Che carini. Allora, qua invece la moda indossata, quindi parliamo anche qua di abbigliamento, quindi capi firmati che si prestano ad essere indossati in più occasioni. Guardate la meraviglia. Allora, qui abbiamo un coordinato realizzato in seta ed è il dolcevita e leggerissima stola lavorata a forcella. Allora, questa stola è qualcosa di allucinante, di una bellezza unica. Guarda la meraviglia di questa stola, fantastica. Qua c'è tutta le cosa serve, taglia, quali punti, tutto il procedimento, come puoi vedere, l'esecuzione, la parte del dietro, del davanti, è veramente fantastica. Ma quella che mi piace di più è la stola, qualcosa di incredibile da quanto è bella. Comunque c'è tutta la spiegazione anche qua della stola. E poi abbiamo lo spolverino, anche questo è molto carino, io li uso molto in mezza stagione. Leggero, frizzante come una nuvola, color bambagia nel cielo di agosto, e con lo spolverino coprispalle. Vabbè, taglia, quali punti e cosa serve, ed ecco qua tutta la realizzazione, per la sua realizzazione. Spolverino. Allora, abbiamo sfogliato Rackham. Nel prossimo video andiamo a sfogliare uncinetto di Joe, ok? Se no diventa troppo lungo come video. Spero che il video ti sia piaciuto. Allora fammelo sapere nei commenti, fammi sapere se tu ricami o se ti piacerebbe imparare come sta piacendo a me. Fammelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscriviti, campanella, un bel pollice alzato, il commento qua sotto, lo sai. Un bacione e buon cucito, e a questo punto anche un buon ricamo. Ciao!